Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questo pantalone. L'ho creato con TTCAD L3. Vi faccio una breve descrizione del pantalone così quando lo andiamo a creare è più facile seguire i vari passaggi. È presente un cinturino alto 4 cm all'interno del quale è presente un elastico. C'è una chiusura sul davanti ma è una finta chiusura. Sono presenti delle pens sul davanti, la tasca è alla francese però è leggermente arrotondata, la gamba è morbida e va a stringersi sul fondo perché sono presenti 3 pens sia sul davanti che sul dietro ed è presente sul fondo una fascetta alta 8 cm. La lunghezza dei pantaloni, comprensivo della fascetta alta 8 cm, arriva alla caviglia. Questa è la tasca. Qui si vede che è leggermente arrotondata, sono presenti le pens. Qui è per far vedere che c'è l'apertura, ma è una finta apertura. L'elastico in vita. Anche sul fondo del dietro sono presenti 3 pens, mentre in vita sul dietro non c'è nessuna pens. Questo modello è stato realizzato con un tessuto in lana con un 4% di elastan. Vediamo assieme come realizzare il cartamodello. Mi trovo in TTCAD L3. Nella lista tipi seleziono pantalone. Nella lista sottotipi base e clicco crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Compare questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3. Questa è la pagina misure, qui bisogna inserire le proprie misure. Per quanto riguarda l'abbassamento vita, io per quei pantaloni ho abbassato la vita gli stessi centimetri dell'altezza del cinturino. Il cinturino vi ho detto che erano 4 centimetri, quindi qui ho abbassato di 4 centimetri. Quindi seleziono l'altezza ginocchio, l'altezza persona, inserite le vostre misure, la circonferenza fianchi, inserite la vostra misura, io inserisco 100. Per quanto riguarda la circonferenza del fondo, per fare in modo che i pantaloni risultino con quella forma, con quelle proporzioni, dobbiamo fare questa piccola operazione. Calcolatrice. Bisogna usare la circonferenza fianchi per ottenere la misura del fondo. La mia circonferenza fianchi sono 100 cm, voi dovete usare la vostra e le dovete moltiplicare per questo coefficiente 0,6. Questo 0,6 è uguale per qualsiasi circonferenza fianchi. Uguale. Il risultato ottenuto è la circonferenza del fondo dei pantaloni. Qui inserisco 60 cm. La circonferenza del ginocchio dei pantaloni, io ho preso la circonferenza fondo e ho tolto 4 cm. Quindi nel mio caso da 60 meno 4 fa 56. Il ginocchio può essere da 4 a 6 cm in meno. La circonferenza vita dovete usare la vostra circonferenza vita. La lunghezza del pantalone, avete visto che il pantalone finito arriva alla caviglia. Nel mio caso, vi faccio vedere mostra manichino, quando prendete la misura dovete prenderla dalla vita e arrivare fino alla caviglia. Quando avete questa misura dovete sottrarla all'altezza della fascetta del fondo. Nel mio caso la fascetta l'ho fatta di 8 cm. Un consiglio che vi do è da un minimo di 6 a un massimo di 10 cm. Nel mio caso la lunghezza fino alla caviglia era di 97 cm. Da questi 97 cm vado a sottrarre gli 8 della fascetta, uguale 89 cm. Questi sono i centimetri che devo inserire nella lunghezza del pantalone. Per quanto riguarda la pens del davanti e del dietro, le lascio. Avete visto che nei pantaloni la pens del davanti poi sono andata a crearla, a chiuderla, mentre la pens del dietro non l'ho creata, non l'ho chiusa nella confezione, però ho mantenuto lo stesso nel cartamodello perché la tengo come vestibilità. Clicco applica misure vestibilità e clicco anche mostra quote. Qui a sinistra trovo tutte le iconcine. Clicco su abilita cinturino, clicco su applica cinturino. Vi ho detto prima che il cinturino l'ho fatto alto 4 cm, qui inserisco 4 cm, mentre per quanto riguarda il sommonto è 0 e clicco applica.
Ecco qui che ho ottenuto il mio cinturino. È un rettangolo e qui lo vedo già con la misura che è il doppio rispetto all'altezza che ho inserito. La tasca sui bordi davanti. Ho visto che è una tasca alla francese, però più arrotondata. Clicco su Applica tasca. Qui vado a cliccare sulla freccetta e seleziono Posiziono su linea vita e fianco. Mi viene proposta questa tasca. Io vado a cliccare su questa iconcina qua che riguarda l'impostazione taglio tasca. Si apre questa finestrella e vado a selezionare tipo francese e clicco conferma. Vado subito a cliccare su mostra quote tasca e ingrandisco. Qui ho 4 centimetri dal fianco alla T1 che è l'inizio del taglio e va benissimo. Il consiglio che vi do è da 3 centimetri e mezzo a 4 centimetri e mezzo. Se volete andare a spostare il T1 lo trovate qua con il più e il meno, mentre il T2 mi viene indicato che sono 15 centimetri. Anche questo nel mio caso va benissimo. Vi do un consiglio da 14 a 17 centimetri. Per spostare il T2 lo trovate qui, questi bottoni. Poi ho il sacchetto tasca, quindi da T1 a S1 mi vengono indicati questi centimetri 6,3. Anche qui mi va bene, il consiglio è che non sia mai inferiore a 6 centimetri. Se volete andare a spostare l'S1 lo trovate qui, mentre l'S2 mi viene indicato che si trova a 4 centimetri dal T2. Qui è un po' troppo, mi bastano 3 centimetri, quindi vado a spostare l'S2 verso l'alto e lo trovo qui, posizione punto S2 con il meno e il meno singolo fino a ottenere i 3 centimetri. Per quanto riguarda la profondità della tasca, perché la tasca abbia, diciamo, un senso di esistere, quando io inserisco qualcosa rimanga all'interno, dal T2 al fondo devono esserci almeno dagli 8 ai 10 centimetri. E per verificare questa misura con il mouse faccio in modo che la linea si trovi esattamente sul T2 e più o meno a metà del sacchetto tasca. Clicco col mouse il tasto sinistro in modo che compaia questa linea che non è altro che 1 metro. Qui in alto dove c'è scritto D di distanza trascino verso il basso fino al raggiungimento dei 10 centimetri. Quando qui compaiono i 10 centimetri faccio un doppio clic con il mouse velocemente e compare questo pallino che mi dà da riferimento. Ora porto il sacchetto tasca verso l'alto fino a raggiungere questo pallino con la profondità. Clicco sul doppio meno. Ecco qua. Ho il mio sacchetto tasca che è profondo 10 centimetri. Direi che la tasca è realizzata, però io qui ho una linea retta, mentre nel mio pantalone è arrotondato. Per fare questo devo selezionare personalizza tasca. Devo cliccare modo modifica avanzata e qui vedo che è già blu, quindi non serve selezionarlo. Qui a sinistra mi viene indicato che il tipo di curva è un segmento. Io invece lo voglio trasformare in una curva a 2 punti. Clicco sulla freccetta e seleziono curva a 2 punti. Sul punto TA non applico niente, mentre sul punto TB clicco la freccetta e seleziono angolo manuale. L'angolo manuale mi ha già portato questo angolo, lo vedo qui, a 0 gradi, quindi va benissimo. Devo solamente arrotondare un po' di più questa linea con il peso. Qui mi viene indicato che ha un valore di 50 e io lo porto a 80 cliccando sul doppio più. Ho ottenuto la mia tasca sul fondo più arrotondata. Clicco OK ed ecco qui la mia tasca. Trascino la barra verso il basso e vado a selezionare applica fasce. Devo costruirmi la fascia che va sul fondo. Qui in alto ho sul fondo davanti, va benissimo, tipo di fascia, devo cliccare sulla freccetta e selezionare fascia rettangolare. Prima vi ho detto che la fascia io l'ho fatta di 8 centimetri, quindi qua seleziono 8 centimetri e vado anche a selezionare aggiungi anche la lunghezza della parte dietro e clicco applica. Ho ottenuto la mia fascia. La fascia è rettangolare e qui vedo che è il doppio degli 8 centimetri che ho inserito. Qui vedo che la lunghezza della fascia
è la stessa identica misura della circonferenza del fondo dei miei pantaloni, quelli che io avevo inserito nella pagina misure. Questa, circonferenza fondo. Però la mia fascia non deve avere questa misura, perché poi vedrete andiamo a costruire delle pants che vanno a rimpicciolire il fondo del mio pantalone. E vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Per sapere la circonferenza del fondo del pantalone, la misura definitiva, dobbiamo fare questa piccola operazione. Calcolatrice. Parto inserendo la mia circonferenza del fondo attuale, quindi i 60 centimetri, e li devo moltiplicare per questo coefficiente. Quindi mi raccomando, voi dovete inserire la vostra misura del fondo, mentre questo valore che adesso vi do è uguale per tutti ed è 0,57. Questa misura che io ho ottenuto è la circonferenza del fondo dei miei pantaloni, quella definitiva. Perciò questa fascetta dovrà misurare questi centimetri, però io non posso inserire questi centimetri all'interno di queste caselle perché non ho la possibilità. Però ho la possibilità di andare a eliminare i centimetri in più. Apriamo un'altra calcolatrice che è più facile nel vederlo che nel spiegare. Questa è la mia circonferenza definitiva, questa è la circonferenza attuale, io devo sapere quanti centimetri devo portar via, quindi inserisco i miei 60 centimetri e sottraggo questa misura, 34,2 nel mio caso. Questi sono i centimetri che io devo andare a sottrarre alla fascia, perché poi quando andrò a creare le mie pants, la mia circonferenza totale sarà questa. Questa misura è molto importante scriversela e segnarla su un foglio perché poi la dovrò utilizzare quando andrò a creare le mie pants. Qui io ho accorciamento in percentuale e non va bene inserire qui questo valore, ma ho questo allungamento. Allungamento è il contrario di quello che devo fare perché io devo accorciarlo questo. Ma se io davanti inserisco il meno e poi 25,8, quindi meno 25,8 e clicco applica, qui ho ottenuto i miei 34,2 che era il valore della circonferenza del mio fondo definitivo. Poi vado in crea progetto e qui ho il davanti, il fianchino della tasca, il sacchetto tasca, il fondo, la fascia del fondo, il cinturino e il dietro. Come mi viene indicato da questa frase, clicco 2 volte sul cinturino, così faccio in modo che sia appoggiato già sulla piega della stoffa. Diventa verde e mi indica con la linea rossa quale parte verrà appoggiata sulla piega della stoffa. Ora clicco Modifica progetto. Mi trovo in gestione parti e questa è la struttura d'albero delle parti generate. Ci sono alcune parti che davanti hanno il quadratino con la spunta e sono quelle che poi porterò in stampa. Vado a selezionare il davanti, il primo davanti che trovo con la spunta che è davanti pens. Se questa desinenza tasca voi non ce l'avete, dovete andare ad abilitare aggiungi tipo parte a nome. La prima cosa da fare, vado a eliminare questa lettera F. Clicco modifica punti, seleziono EF, vado a cliccare su mantieni curva selezionata e vado a selezionare applica linea retta e elimina punto F. Clicco conferma.
Ora ho creato una parte nuova, modifica punti. Questa parte qui non mi serve più, quindi vado a disabilitarla, vado a cliccare all'interno del quadratino, è diventata con un colore tenue, si vede solo il contorno, mentre modifica punti vedo con il colore riempito e la lettera in fondo non c'è più. Vado anche a fare una piccola modifica. Questa lettera H del ginocchio del davanti vado a modificarla, a spostarla a destra. Qui ho selezionato modifica punti e vado a cliccare modifica forma. Seleziono HG e con la croce verso destra vado a cliccare il doppio più. Ho spostato di 1 centimetro verso destra. Dobbiamo ottenere questa forma. Questo fa anche in modo che la gamba all'interno risulta più snella. Faccio conferma e questo lo faccio solo per il davanti. Questa è la parte base e questa è la parte modificata. Ora vado a crearmi le pens sul fondo. Seleziono sempre questa parte davanti, modifica punti e clicco su pens e pieghe e seleziono la prima voce pens. Qui in alto vado a cliccare Crea pens multiple semplici. Si apre questa finestrella, linea di applicazione è la linea FG. Clicco sulla freccetta e seleziono FG e vedo la linea che diventa blu. Per quanto riguarda il numero delle pens, sono 3. La lunghezza delle pens 12 cm. Questi 12 cm è una misura che va bene per tutti. Può essere un valore da 11 a 13 e dipende dalla base della pens. Poi vi faccio vedere. L'ampiezza, che è la base della pens, non è un numero a caso o un numero a piacere che devo inserire, ma è bensì un numero preciso e questo numero, questo valore lo ottengo in questo modo. Calcolatrice. Prima vi ho detto di scrivervi il risultato che vi veniva con la circonferenza del fondo totale, che nel mio caso erano 60 centimetri, meno la circonferenza del fondo definitivo, che nel mio caso erano 34,2, la differenza sono 25,8. Mi raccomando, nel mio caso voi dovete fare le vostre operazioni. Questo è il valore che io devo sottrarre all'intera circonferenza del fondo dei pantaloni con 6 pens. 3 saranno del davanti e 3 saranno del dietro. Quindi questa misura faccio diviso 6 uguale. Questo è il valore dell'ampiezza della pens. Quindi questo 4,3 lo inserisco qui. 4,3. Il range lo lascio da 0 a 100, vuol dire la distribuzione che mi vengono fatte le pens. Clicco applica ed ecco qua che ho creato le mie pens. Prima vi ho detto che la lunghezza può variare da 11 a 13 e questa può variare non tanto in base alla lunghezza del pantalone, ma all'ampiezza. Avete tipo 3 centimetri, la lunghezza vi conviene inserirla di 11, mentre se l'ampiezza è maggiore di 5, 5,5, l'altezza e quindi la lunghezza della pens vi conviene inserire un valore di 13. Faccio esci, conferma. Nella struttura d'albero ora trovo una parte nuova creata, questa con la desinenza pens. Quindi quella sopra vado a disabilitarla perché ora porto alla fine questa. Poi ho il davanti col mio fianchino, il sacchetto tasca, il davanti fascia che è il fondo, che è già a posto così. Ho il cinturino lo devo andare a modificare, ma lo modifico dopo. Ho il dietro base e il dietro pens. Il dietro pens vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto per il davanti. Quindi la prima cosa vado a modificare i punti perché devo eliminare il punto F perché è in mezzo poi nella creazione delle mie pens.
Qui mantieni curva selezionata, clicco sulla freccetta e seleziona applica linea retta e poi vado a cliccare elimina punto F. Clicco conferma. Ora nella struttura d'albero ho una parte nuova e quindi il davanti pens vado a disabilitarlo. Modifica punti, vado a cliccare pens e pieghe, clicco la prima voce pens e faccio la stessa identica cosa per il davanti, quindi crea pens multipli semplici sulla linea EF, quindi vado a cliccare e selezionare EF, le pens sono 3, la lunghezza 12 cm e l'ampiezza nel mio caso era 4,3. Clicco applica e ho ottenuto le mie 3 pens. Esci e conferma. Nell'albero adesso ho una parte nuova, quella con la desinenza pens, quella sopra vado a disabilitarla. Faccio un'altra cosa, sull'ultima parte vado a cliccare modifica forma. Se vi ricordate vi ho detto che questa pens io la vedo disegnata ma non vado a crearla sulla stoffa perché lascio questa apertura come vestibilità. Però vado a eliminare questa forma, voglio che sia una linea retta, quindi qui dove c'è scritto curva AB vado a cliccare su personalizza, mi viene indicato che è un segmento, avete visto che è una linea retta adesso, mi va benissimo, però per andare a modificare il cinturino, perché il cinturino quando viene creato considerando le pens chiuse, qui invece io ho il dietro con la pens aperta, perciò questo dietro è più grande rispetto al cinturino che ho creato ed è più grande di questa larghezza il dietro. Vado a disabilitare qui abilita selezione così posso utilizzare il mouse come metro. Clicco e vado a vedere l'ampiezza della pens di quant'è e lo vedo qui in alto. Clicco con il mouse, trascino, mi viene indicato 1,44. Io arrotondo a 1,5. Clicco conferma, seleziono cinturino, vado a cliccare modifica forma. Questi 39 cm che mi vengono indicati qui in alto è la somma del davanti e del dietro della vita con le pens chiuse. Io qui però devo aumentare il cinturino perché il dietro lascio quella pens aperta e quindi ho 1,5 cm da aggiungere. Prima seleziono con il mouse la linea C2 e C3 e poi vado a spostare il C2 con la croce verso destra, clicco una volta il doppio più, che lo sposto di 1 centimetro, e poi 5 volte il più singolo e la sposto di 5 mm. La stessa cosa sul punto C3, una volta con il doppio più e 5 volte col più singolo. Così ora ho portato la misura del mio cinturino alla misura reale che io ho della vita. Clicco conferma. Ho tutte queste parti. Per fare un po' di pulizia di ordine vado a cliccare su mostra solo parti non oscurate e queste sono le parti che mi rimangono. Vediamone una alla volta. Ho il davanti, quella con il taglio della tasca e le pens in fondo e vanno benissimo, il mio sacchetto tasca, l'altro sacchetto tasca, la fascia del fondo, il cinturino e il dietro con le pens. Perfetto. Ora vado a cliccare su margini di taglio. Il fondo del davanti e del dietro, vado a selezionarla, presenta un orlo. Io però non ho bisogno dell'orlo perché ho la mia fascia poi da applicare sul fondo, perciò quei centimetri dell'orlo li vado a trasformare in margini normali della stessa misura della fascia. La fascia so che è 1,5 cm, perciò vado a selezionare, è diventato blu il davanti. Poi per selezionare contemporaneamente anche il dietro vado a cliccare su seleziona e deseleziona, dovete vedere la spunta all'interno. Vado a cliccare ingrandendo il fondo del dietro diventa verde, mi viene indicato che è un orlo, clicco sulla freccetta e seleziono margine normale, la misura invece di 3 cm metto 1,5 cm e clicco applica.
Ecco qui che ho tolto il mio orlo e ho messo un margine normale. Un altro margine che vado a modificare è questo sul centro davanti. Questa J la seleziono col mouse. Qui mi viene indicato che è un margine normale, lo lascio, però inserisco 4,5. Questo mi serve per creare sul davanti la finta chiusura con la cerniera. Vado in stampa. Qui a destra vedo il cartamodello appoggiato sulla stoffa ripiegata sul lato sinistro. Questa è la quantità di stoffa necessaria per creare questo modello. C'è una cosa però, il davanti mi trovo con questo nome lunghissimo all'interno. Per fare in modo di avere solamente la scritta davanti, vado in testi. Qui ho già selezionato il davanti, vado in testo da modificare, clicco sulla freccetta e seleziono nome parte. Qui dove c'è scritto testo breve, vedete che c'è tutto questo nome lungo. Entro con il mouse e poi cancello, perché mi interessa solo avere il nome del davanti. Così. E qui vedo scritto che mi rimane solo il davanti. Torno in stampa. Ed ecco qua il nome accorciato. Per quanto riguarda questo, che è il sacchetto tasca, io non l'ho realizzato con la stessa stoffa del pantalone, ma l'ho appoggiato su un altro tipo di stoffa, un cotone. Qui a sinistra ho la lista stampe disponibili, clicchiamo il primo, ho il davanti. Questi rettangoli sono i fogli in A4 che mi servono per realizzare questo modello. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!